Non ricordo se ho mai parlato di come ho imparato i piegamenti in verticale libera. Oggi voglio farvi vedere 4 esercizi che ho usato per impararli. Handstand push-up sono un esercizio di forza e di equilibrio. Forza nella spinta, essere in grado di spingere il proprio peso corporeo, ed equilibrio per mantenere la verticale mentre vai su e giù. Quindi è fondamentale prima di iniziare avere una solida verticale, altrimenti arriviamo a quel livello in cui capita qualche handstand push-up, ma è più fortuna che altro, perché da fare qualche piegamento in verticale a fortuna a controllare veramente la verticale nei piegamenti passa un abisso. Il metodo migliore secondo me è quello di dividere la parte di forza da quella di equilibrio ed allenarle in maniera separata, almeno all'inizio. Il primo esercizio che voglio mostrarti è il pike push up. Questo esercizio andrà a rafforzare le vostre spalle e i vostri tricipiti, aiutandovi a diventare più forti in quell'angolo di spinta. Se sei proprio agli inizi col lavoro di forza di spinta verticale, questo esercizio è un ottimo punto di partenza per introdurti in quel tipo di spinta, in quell'angolo di spinta specifica. Stai spingendo solo una porzione del tuo corpo, quindi sarà più facile ed è annullata la questione dell'equilibrio per adesso. Diventando forti in questo movimento saremo avvantaggiati per l'esercizio finale. Devi essere in grado di completare 20 push up così prima di passare al livello successivo. Vediamo esattamente come si fa. Mettiamo i piedi su una superficie rialzata, gambe tese e attiviamo tutti i muscoli del corpo. Da questa posizione pieghiamo i gomiti e scendiamo con la testa in avanti, più avanti della punta delle dita. È un movimento diagonale, bisogna pensare di portare il naso verso il pavimento, non il petto. Ok, questi erano i pike push up. Se riesci a fare 20 ripetizioni di questo esercizio, fatti bene, puoi passare sicuramente al livello successivo. Questo è lo step successivo, è un esercizio utilissimo nello specifico perché va chiaramente a simulare il movimento che avremo poi nei piegamenti in verticale nella loro forma finale. Inoltre stiamo utilizzando quasi totalmente il peso corporeo, stiamo usando all'incirca la stessa forza che serve per un push up in verticale libera, annullando solo per il momento la componente dell'equilibrio. Annullare l'equilibrio ci permette di concentrarci maggiormente ed esclusivamente sulla parte di forza e sulla tecnica del movimento. Quando saremo in grado di farne circa 10 con una buona forma, potremo passare allo step successivo. Allora ci avviciniamo al muro, saliamo con i piedi sulla parete e ci avviciniamo con le mani verso il muro. Dopodiché si guarda un punto fisso tra le mani, premiamo con le dita per non cadere in avanti verso la schiena e iniziamo a scendere mantenendo i gomiti stretti e spingiamo su. Bisogna mantenere il corpo più dritto possibile. Quando stai facendo un push up in verticale devi mantenere una linea retta con il corpo, sia nella fase di discesa che soprattutto nella fase di risalita, che è quella fase nella quale si vedono spesso schiene inarcate. Il muro in questo caso ti aiuterà a mantenere questa linea. Questo possiamo dire che è l'esercizio più simile a quello finale, nel quale però non è coinvolto l'equilibrio. E così arriviamo al livello 3, pike press, con il quale inizieremo a lavorare sul fattore equilibrio e forza in contemporanea. Ripeto, per poter progredire a questo punto c'è bisogno della verticale libera, c'è bisogno di un buon controllo nella verticale libera. Questo movimento ci permetterà di sbloccare la parte concentrica del piegamento. Puoi avere un buon equilibrio e rimanere fermo in verticale a lungo anche, ma quando si tratta di scendere e risalire con un push up è tutta un'altra storia e andiamo in un altro livello di difficoltà. Per questo penso che questo esercizio sia il migliore per iniziare ad approcciare questo tipo di spinta nell'ottica poi del mantenere l'equilibrio in verticale libera. Questo esercizio è una combinazione tra i due esercizi precedenti e una sorta di evoluzione. Non sarà sicuramente un problema se vai bene negli step precedenti. Quando arriveremo circa a 10 ripetizioni potremo passare al livello successivo. Per questo esercizio iniziamo con le mani a larghezza spalle. Il bacino è più in alto rispetto al livello delle spalle. Da qui scendiamo in avanti e in contemporanea alla discesa cerchiamo di portare il bacino in alto. Continuiamo la salita e cerchiamo di sfruttare l'inerzia delle gambe che vanno su per spingerci con le braccia fino ad arrivare al lockout nella posizione di verticale. L'ideale sarebbe mantenere la verticale in alto un paio di secondi ogni volta che arriviamo su. Quando avremo raggiunto un buon controllo in questo esercizio e una buona stabilità potremo passare allo step successivo, L-sit to handstand. In questo caso abbiamo bisogno di un supporto come delle parallele o un qualsiasi tipo di supporto che ci rialzi dal terreno. Qui stiamo lavorando su tutti gli aspetti acquisiti finora e con questo esercizio abbiamo tutte le componenti necessarie per poter fare un piegamento in verticale. Questo esercizio incorpora pike push up, handstand push up al muro e pike press.
È molto importante perché andiamo a potenziare il fattore equilibrio, che può essere il più problematico e il più rilevante per alcuni. Quando fai piegamenti in verticale devi avere sia un buon equilibrio che un buon livello di forza per andare su e giù senza perdere il controllo, senza perdere tutte le attivazioni muscolari necessarie. Dall'alto inizieremo a piegare le braccia fino a scendere lentamente fino ad arrivare in el sit. Da qui torneremo nuovamente su, sfruttando il movimento che abbiamo imparato in precedenza, quindi piegando le braccia e portando su le gambe fino alla verticale. Questo ci porta ormai in linea diretta verso il nostro ultimo esercizio, che sarebbero le negative di handstand push-up. Quando non riusciamo a compiere la parte concentrica di un movimento, può essere utile lavorare sulla parte eccentrica. Questo discorso va preso un po' con le pinze e un po' tutto tra virgolette, perché dipende dall'esercizio, dipende dalla difficoltà e dall'entità dell'esercizio. La fase eccentrica può essere molto utile, ma può essere molto svantaggiosa, poiché la maggior parte degli infortuni avvengono proprio nella fase eccentrica di un movimento. Quindi sempre con le dovute attenzioni e contestualizzando, perché le eccentriche non vanno bene sempre. In questo caso le eccentriche di handstand push-up saranno l'ultimo movimento del quale avrai bisogno per imparare i piegamenti. Quindi dalla posizione di verticale ci abbassiamo lentamente fino a toccare con il naso il pavimento. Più riusciamo ad essere lenti nella fase di discesa, meglio è ai fini dell'esercizio. Più riusciamo ad essere controllati durante la fase di discesa e maggiore sarà l'efficacia dell'esercizio. In questo modo e seguendo questi step riuscirai sicuramente a raggiungere i piegamenti in verticale. Questo video è finito, se ti è piaciuto lascia un like, condividilo con i tuoi amici e fammi sapere sotto nei commenti cos'altro vorresti vedere nei prossimi video. Cercherò di pubblicare un tutorial ogni mercoledì o giovedì alle 13. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!